Miao, benvenuti in questo nuovo video delle gattare del canale di Scolo. Io sono Chanel. Anno nuovo, ciclo di video nuovi e per l'occasione indosso anche un cappello differente. Perché indosso un cappello differente? Perché parlerò dei film del Monnezza, quindi il berrettino di lana era veramente obbligatorio, ma soprattutto parlerò di Bombolo. Questo è un video documentario dedicato alla sua memoria, In Loving Memory of Bombolo, ed è un video che mi è stato fortemente richiesto da una persona per me molto speciale, mio marito. Ebbene sì, mio marito è un grande fan di Bombolo e mi ha detto: è tempo che qualcuno faccia un bel documentario che racconti la storia e la gloria di questo grande caratterista romano del cinema italiano degli anni 70 e 80. Volete che dica di no a mio marito? Ma figurati! Quindi, amore mio, questo documentario è per te e ovviamente per tutti voi. In Loving Memory of Bombolo. Miau! A notte dormo più, sto sempre con la schiena addosso al muro così. Ma insomma, che vuoi? Tu non hai visto niente, non sai niente, non hai sentito niente. E allora? E allora mi sa tanto che tu devi andare dice. L'attore americano Eli Roth, tra i protagonisti di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, regista del truculento Hostel e cineasta di fama internazionale, qualche anno fa dichiarò che per il suo personaggio che parla italiano in Inglourious Basterds non aveva avuto troppe difficoltà con la nostra lingua perché disse: «Sono cresciuto ad una scuola speciale, la scuola di Bombolo». Eli Roth continuò dicendo: «Ho visto il film di Nando Cicero, Viva la foca. Ho studiato i più grandi attori della storia del cinema italiano. Bombolo, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Lando Buzzanca. Volevo incanalare lo spirito di Bombolo in quell'unico gesto. Viva la Bombolo!» La fama del piccolo Bombolo, caratterista d'eccellenza per i B-movie italiani degli anni 70 e 80, è riuscita quindi ad arrivare fino ad Hollywood e noi, gattare del canale di Scolo, abbiamo deciso di rendere omaggio alla sua memoria dedicandogli questo piccolo documentario pieno d'amore. L'omaggio ad un uomo sfortunato che proprio all'apice della fama, dopo una vita di stenti e sacrifici, morì prematuramente. Ecco a voi la favola triste di Bombolo. Bombolo è sicuramente il simbolo di una romanità che purtroppo non esiste più. Una romanità che è entrata nel cuore degli spettatori di tutta Italia. Non per niente noi gattare del canale di Scolo non siamo romane, ma siamo di Torino, eppure siamo qui a parlare di Bombolo e di una romanità rappresentata da personaggi come la Soralella, Mario Brega, Mario Carotenuto, caratteristi eccezionali, testimoni di un tempo in cui si riusciva a far ridere e ridere con semplicità ed umanità. Alla vita e alle opere di Bombolo è dedicato un libro intitolato «E poi cominciatti a far l'attore», prima ed unica biografia autorizzata dalla famiglia dell'attore. Il vero nome di Bombolo era Franco Lechner ed era nato a Roma il 22 maggio del 1931. Nel 1983, durante la trasmissione Domenica In, rivelò di aver scelto il nome d'arte Bombolo poiché questo era sempre stato il suo soprannome, ispirato alla canzone omonima del 1932. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo, una canzone portata al successo dal trio Lescano. Nato nel Rione Ponte, nel centro storico di Roma, esercitò per anni, fin dalla giovane età, l'attività di venditore ambulante come piattarolo, ovvero venditore di stoviglie, tovagli e ombrelli ai passanti, nei vicoli del centro, nella zona attigua allo storico mercato di Campo dei Fiori. Durante l'estate del 1975 i registi Pingitore e Castellacci lo notano e lo introducono nel mondo del cinema, facendolo recitare come caratterista e, secondo Pingitore, durante le riprese del film continuò a fare l'ambulante. Fu un periodo di successo, ma anche di grande fame, perché Bombolo prendeva poche lire al teatro e la mattina continuava a vendere piatti per le strade di Roma.
conobbe Thomas Milian durante una pausa delle riprese del film La squadra antifurto in un ristorante dove si trovava e mentre era seduto al tavolo e stava ordinando venne notato dall'attore cubano che lo fece notare a sua volta al regista Bruno Corbucci e qui inventarono la celebre gag dello schiaffo che il personaggio del commissario Nico Giraldi gli rifilava continuamente, le famose pizze. Fra gli anni 70 e 80 Bombolo partecipò come caratterista a decine di film diretti soprattutto da Bruno Corbucci e Pierfrancesco Vincitore. Verso i 40 anni, grazie alla carriera cinematografica, Bombolo smise di fare finalmente il venditore ambulante, anche se non diventò mai ricco, rappresentando il prezzemolo dei film barzelletta durante il successo di questo genere, ovvero i barzelletta movie con il boom dei Carabinieri del 1981, piuttosto che i Pierini di Alvaro Vitale. Bombolo riuscì a interpretare addirittura 10 film barzelletta all'anno. Al giornalista Marco Giovannini del settimanale Panorama confessava di non essere un attore emergente. Io emergente? Ma se domani mi impicco! E di aver studiato fino alla terza media differenziale, di non usare le sceneggiature sul set e di rimpiangere senz'altro i beati tempi in cui viveva per strada. Bombolo fu davvero un attore di strada e fu lanciato per sempre nel mondo dello spettacolo da Bruno Corbucci, soggettista, sceneggiatore e regista di vari film di genere comico popolare. Bombolo apparirà infatti in 40 film e anche in televisione. Morirà prematuramente all'età di 55 anni il 21 agosto del 1987. Nel suo ultimo film con Nino D'Angelo, Giuro che ti amo, del 1986, Bombolo appare visibilmente dimagrito, segnato da un attacco di meningite acuta accusato pochi mesi prima, che lo aveva portato anche al coma durante il ricovero ospedaliero e al ritiro temporaneo dall'attività teatrale con la compagnia del Bagaglino, oltre da quella cinematografica da cui si riprenderà solo parzialmente. E morì il 21 agosto del 1987 in seguito ad un arresto cardiaco all'età di 56 anni. L'attore riposa nel cimitero Flaminio a Roma e l'epitaffio sulla sua tomba riporta la scritta «Ciao Bombolo, cuore di Roma». Attore di strada, piattarolo, che proprio quando arrivò il successo dovette dire addio alla vita. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via.